Soraya e Sabrina si confermano le peggiori concorrenti di questa edizione di Temptation Island, almeno al femminile. Prima di entrare nel merito del discorso, vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, il focus di questa puntata si concentra ancora una volta su Soraya e Sabrina perché sono coloro che sicuramente fanno più discutere, hanno fatto più discutere finora all'interno dell'edizione. Ho parlato anche ovviamente dei comportamenti di Andrea Di Rosario, sul quale anche tornerò in questa puntata, ma quel che è certo è che i comportamenti più esagerati sono i loro, in particolare ovviamente quelli di Sabrina, ma partirei da Soraya perché c'è stato il falò di confronto tra lei e Christian, un falò di confronto secondo me surreale, perché Soraya, sapendo bene di passare dalla parte del torto, anche se secondo lei è dalla parte della ragione, parole sue queste, ha cercato in tutti i modi di passare dalla parte della ragione anche agli occhi del pubblico, anche agli occhi esterni, tant'è che Filippo Bisciglia l'ha difesa a spada tratta, o meglio, la mia sensazione è stata quella, perché è sembrato quasi che Christian fosse in torto totale e che Soraya dovesse cercare di far capire a Christian queste sue mancanze. Allora, partiamo dal presupposto che quel che è successo all'esterno noi non lo possiamo sapere con certezza e ci dobbiamo basare soprattutto su quello che abbiamo visto all'interno del villaggio. È probabile che Soraya abbia avuto queste mancanze, come dice lei, e come ha spiegato anche Cristian in un altro modo, quindi comunque se le due campane che vengono ascoltate dicono la stessa cosa, o più o meno la stessa cosa, vuol dire che i fatti sono piuttosto vicini alla realtà. Però il problema è che quello che è avvenuto all'esterno noi non possiamo saperlo con certezza. E quello che abbiamo visto lì, se Soraya ha avuto quelle mancanze, lei è anche dalla parte della ragione in un certo senso, però non doveva farlo capire a Christian in quel modo all'interno del villaggio. Probabilmente lei ha lanciato anche dei segnali fuori, l'ha detto più volte, però se poi tu all'interno del villaggio ti comporti in quella maniera con il tentatore Dimitri, tu passi automaticamente dalla parte del torto, tu sei dalla parte del torto in quel contesto, per quello che il pubblico vede, tu sei dalla parte del torto, c'è poco da fare. Poi gli errori li ha commessi anche Christian, su questo non ci sono dubbi, nella coppia si sbaglia in due, è una frase fatta ma è così, è un dato di fatto. Ma se si va a vedere ciò che è successo all'interno del contesto televisivo, l'unica a fare degli errori è stata Soraya. Christian credo che non abbia sbagliato nulla. Innanzitutto non si è avvicinato a nessuna, minimamente. Poi le parole che ha speso per Soraya sono state sempre molto molto misurate e contenute anche quando è dovuto andare contro Soraya. Mentre Soraya non si è mai risparmiata sin dall'inizio ad attaccare, a screditare, a prendere in giro e ad umiliare il suo fidanzato. Lei ha sottolineato tanto questa cosa dei soldi, no? Si parla tanto dei soldi e molti sostengono anche che Christian sia stato con lei anche e soprattutto per una questione di soldi. Potrebbe essere così, perché da quello che è emerso dal confronto il pensiero uno se lo potrebbe fare, parliamoci chiaramente. Però all'interno di Temptation Island la prima a parlare dei soldi è stata proprio Soraya, perché è Soraya che ha tirato fuori l'argomento in maniera umiliante per Christian quando ha detto che gli ha dovuto prestare dei soldi, gli ha dovuto pagare l'affitto perché non arrivava a fine mese e quelle sono cose veramente umilianti, ma non per una questione di orgoglio o altro, semplicemente perché sono fatti privati che riguardano sì la coppia, ma lì, come ha detto anche Filippo Bisciglia, si arriva a Temptation Island per parlare, per discutere di altro. E per questo io voglio sottolineare che la prima a parlare dei soldi è stata Soraya. Poi Christian, ovviamente, di rimbalzo ha dovuto controbattere per forza di cose. E Christian ha insistito molto sui problemi che si portavano da fuori, anche quello. Noi non sappiamo che cosa effettivamente sia successo e che cosa abbia provato Christian in quel momento, così come non sappiamo che cosa abbia provato Soraya successivamente quando si è sentita abbandonata. Ma, come ho già detto, limitandomi soltanto a Temptation Island, per me Soraya ne è uscita male e ha cercato nel falò di confronto di far uscire ancora peggio il suo fidanzato Christian. Onestamente penso che agli occhi di qualcuno potrebbe anche esserci riuscita, ma agli occhi di molti altri, me compreso, non ci è riuscita assolutamente, perché lei è stata, se possiamo definirla così, la carnefice in questo contesto.
Per quanto riguarda invece Sabrina, Sabrina ha fatto anche di peggio. Sabrina è stata veramente la peggiore di tutte all'interno del villaggio, anzi di tutti in generale, perché anche gli uomini, almeno fino a quello che abbiamo visto adesso, non si sono spinti fino al bacio in questa edizione, e invece lei addirittura, dopo averlo elemosinato più volte, come avevo preannunciato, è riuscita a strapparlo il bacio al single Lori. Però, come avevo detto la scorsa settimana, questo bacio che valore ha? Questo bacio che valore ha se tu l'hai elemosinato più volte, hai preso anche il palo, poi ti sei anche lamentata perché non è stato un bacio pieno, arrivando addirittura a negare che ci sia stato un bacio e facendo innervosire il single, tanto da portare quest'ultimo a stabilire una certa distanza tra loro, sia nella sera in cui hanno litigato, sia il giorno dopo quando hanno chiarito, perché poi, quando hanno chiarito, lei ha preso un'altra bella botta, dato che ha chiaramente detto che lo rifarebbe qualora dovesse ricapitare, magari anche meglio. Invece Lori si è tirato indietro completamente, ha detto non credo che ricapiterà, e infatti lei ci è rimasta malissimo. Onestamente io sono stato molto felice della reazione di Lori, che ripeto, per me è veramente un bravo ragazzo, però lui non è interessato, gliel'ha fatto capire in tutti i modi, poi ha voluto accontentarla perché lui in quel contesto si trova all'interno di Temptation Island, lavora praticamente, perché quello è un lavoro, come tentatore, e alla fine l'ha baciata. Però lì non c'è il minimo interesse, e l'unica che insiste su questa cosa è Sabrina, che addirittura voleva andare in bagno con lui, voleva portarselo in bagno a baciarlo, non lo so se a fare addirittura qualcosa di più, perché a questo punto mi aspetto di tutto da Sabrina, visto che sarà così spudorata a Temptation Island. E Lori è stato lui a mettere il paletto, ha detto no, all'interno dell'abitazione di single ci sono le telecamere, lei voleva andare in bagno e ha detto non c'è nessun motivo per cui dobbiamo andare in bagno, qualsiasi cosa me la puoi dire anche qui. Lui ha sottolineato il fatto di voler parlare e basta, e di volerlo fare alla luce del sole, sotto le telecamere, davanti alle telecamere. Questa è una cosa importantissima. Per me il comportamento di Lori è stato impeccabile. Come ho già detto, tengo a sottolineare che qualora avesse avuto piacere nel conoscere Sabrina anche in un altro senso, probabilmente l'avrebbe anche fatto, come hanno fatto anche altri tentatori. Poi non lo so, perché lui mi è sembrato molto più ligio e molto più composto rispetto agli altri. Però bisogna capire anche qualora avesse avuto contatti con una ragazza alla quale era interessato, cosa sarebbe successo. Però Sabrina per me è veramente indecente, è diventata veramente incommentabile, indecente e vergognosa per il suo comportamento. Giovanni anche si è avvicinato alla single, però Giovanni a me sembra che stia facendo, lui ha detto che non le fa le cose per i picca, a me sembra invece che stia facendo proprio questo, ma semplicemente per alludere a qualcosa che c'è e che invece non c'è realmente, per farla un po' innervosire. E c'è riuscita, perché Sabrina è andata a superare un limite che non doveva superare. A questo punto Giovanni non può far altro che piantarla a questo falò, qualora lei accettasse, perché se non accetta e lui se ne va, fa ancora meglio onestamente, visto che per Sabrina Giovanni non è esistito all'interno del villaggio. Soraya quantomeno un minimo di scrupolo se l'è fatto. Lei ci ha pensato a Christian, un minimo, perché anche Soraya ha avuto la possibilità di baciare il tentatore e ci è andata molto molto vicina, ma lei è rimasta ferma sulla sua posizione, e quando ha capito che si stava per superare un limite che non si doveva superare, si è fermata e ha chiamato il fallo di confronto. Sabrina no, Sabrina è andata oltre volontariamente, anzi, fosse stato per lei sarebbe andata oltre molto prima. Per quanto riguarda le altre coppie invece, lieto fine come previsto tra Diamante e Bernadette, ma non poteva essere altrimenti, e sono contento per loro, vi facciamo i migliori auguri perché se lo meritano. Come ho già detto, sono l'unica vera coppia sana di questa edizione. Poi le altre magari sane lo erano state prima come coppie, ma allo stato attuale non lo sono affatto. Abbiamo rivisto anche Alessandra Rosario con Alessandra che è tornata sui suoi passi, che l'amore ha prevalso sul sentimento di rabbia nei confronti del fidanzato. Io mi auguro che per lei che abbia fatto la scelta giusta e che Alessandro cambi testa e quindi sia veramente determinato a rimanere con lei, anche se ho i miei dubbi. Però la scelta è la sua, vedremo cosa succederà. Se lei è contenta, siamo contenti tutti, insomma. E poi c'è stato il ritorno anche di Sara con la lettera di Gabriele. Una lettera strappalacrime, apparentemente, che però mi è sembrata molto molto recitata da parte di Gabriele, molto molto teatrale. A questo punto credo veramente che sia un mezzo attore lui, non solo
di film hard come ha dimostrato, ma anche in generale quantomeno aspirante attore, perché è stato anche decente, insomma, nella sua recitazione della lettera. Possono essere anche sentimenti veri, per carità, però mi è sembrata molto molto teatrale. Ormai in questa coppia non so più dove è il confine tra la realtà e la finzione, hanno perso di credibilità con quei video che sono apparsi subito dopo la prima puntata. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.